Buongiorno a tutti voi amici, finalmente ritorno con la serie di Cosa mangio in un giorno. Era da tantissimo tempo che non registravo un video di questo tipo e quindi ora sono veramente felice di proporvi una delle mie giornate mangerecce ricca di novità e cose buone. Durante il corso del video vedrete anche il mio cipollino, il mio pollon dolcissimo e il mio babbo che si gusterà la cena. Partiamo subito dalla colazione. Qualche giorno fa sono stata in un supermarket, precisamente al Conad, e frugando con gli occhi, così come faccio sempre nei vari reparti, ho visto nel banco frigo questo preparato Easy Pancake della marca Cameo e mi sono subito incuriosita, visto che non avevo mai notato questo prodotto. Ho pensato quindi potesse interessarvi la mia recensione, oltre al fatto che volevo sapere io stessa che gusto avessero e se fosse un prodotto valido. Dice: impasto pronto per 8 pancake pronti in 2 minuti, senza conservanti e senza coloranti, con pochi gesti, la bontà e il profumo dei pancake fatti in casa. Basterà ungere la padella antiaderente con poco olio, scaldarla a fiamma medio-bassa, poi taglia un angolo della busta appena prelevata dal frigo e versa lentamente l'impasto nella padella ben calda fino a creare un disco di 8-10 cm. Cuoci per circa un minuto e quando inizieranno a comparire le prime bolle sulla superficie sarà arrivato il momento di girare i pancake e farli cuocere per un altro minuto dall'altro lato. Ecco, io ho fatto esattamente così, come potrete notare anche dal video. Vi dico già quindi il mio voto: 8. Preferisco sempre farli interamente io e anche proteici, così come ve li ho proposti nel mio video precedente, ma comunque questa è una valida alternativa per chi non ha tempo e si sveglia con una voglia matta di pancake. L'impasto a parer mio resta un po' troppo liquido e la consistenza leggermente gommosa, ma comunque il sapore è delizioso e proprio tipico dei classici pancake e li ho trovati veramente morbidi. Li ho farciti con marmellata ai mirtilli neri, qualche fetta di kiwi e banana, un po' di miele perché sciroppo d'acero non ne avevo e accompagnerò poi il tutto con una bella tazzina di caffè e guardate l'interno del pancake, che meraviglia! Avete visto poi quanto sono soffici? È stata davvero un'ottima colazione che mi ha lasciato soddisfatta per tutta la mattina. Ora passiamo al pranzo, sempre nello stesso supermarket. Ho trovato un'edizione limitata pazzesca che vi dico già prende come voto 9. I nuovi ravioli di Giovanni Rana della serie Giro d'Italia con il ripieno alla carbonara. Già solo come l'ho letto mi si sono formati i cuoricini negli occhi. In occasione del Giro d'Italia, Giovanni Rana ci invita a partecipare ad un viaggio indimenticabile attraverso le tappe del gusto alla scoperta di speciali ricette ispirate alla tradizione italiana. Questa quindi è la tappa del Lazio. Purtroppo al Conad li ho trovati soltanto di questo tipo. Spero in seguito di provare anche gli altri. Ma parliamo del condimento. Li ho voluti condire con panna e asparagi, deliziosi. Un ottimo abbinamento. E guardate che ripieno pazzesco, veramente straordinari. Come secondo gusterò delle fettine di carne con qualche fagiolino e un po' d'olio. Assieme al caffè pomeridiano non può mancare il biscottino. Stavolta ho voluto provare questa novità trovata al Conad, senza aromi, senza burro e senza uova. Biscotti frollini biologici dalla marca Alce Nero, all'avena e grano saraceno con olio extravergine d'oliva e cereali 100% italiani, senza frumento. Allora, diciamo che sia per l'aspetto che per l'ottima qualità degli ingredienti, come voto dovrebbero prendere 10, ma per i miei gusti personali non mi hanno fatto totalmente impazzire e dire wow, e quindi gli voglio dare solo un 8. Comunque è un voto alto e sono comunque buoni e leggeri e sani, e poi inzuppati nel caffè lo sono ancora di più.
Arrivato il momento della merenda, gusterò un kiwi golden che personalmente amo alla follia, molto più di quello classico, e poi un'altra novità che ancora non avevo provato e che vi dico già prende 10 come voto. Questo yogurt della Müller mix soffio mousse di bianco con cubetti al cocco e cioccolato. Mamma mia, che cos'erano! Quei dadini al cocco ricoperti di cioccolato, una poesia, eppure la consistenza della mousse. E uniti fra loro, ti mandano in un brodo di giuggiole, come dico sempre io. Ecco, quasi terminato, ma nell'ultima parte di mousse ci voglio tuffare qualche fetta di kiwi. Che golosa sono, vi giuro che così la frutta assume tutto un altro sapore. E qui il cipollino a fianco a me ha capito già tutto e ne vorrebbe subito un po' anche lui. Guardate che faccino dolcissimo. E ora mi dedicherò alla cena. Prepariamo assieme un gustoso sformato di polenta con pisellini, formaggio e bresaola. In una padella faccio cuocere finché non sono teneri 450 g di pisellini primavera Findus con poco olio e sale e anche una scodellina d'acqua. In un'altra pentola invece andrò a cuocere la polenta. Utilizzo questa valsugana senza glutine, povera di grassi, fonte di fibre ai 5 cereali: mais, riso, grano saraceno, quinoa e amaranto. Veramente buona, gustosa e sana, e ho utilizzato tutta la confezione. Ho versato quindi 1 litro e circa 600 g d'acqua all'interno appunto della pentola e ho portato ad ebollizione. Ho aggiunto un cucchiaino colmo di sale e quando l'acqua ha iniziato a bollire ho versato la polenta a pioggia nel mentre che mescolavo energicamente con un mestolo di legno. Ho fatto cuocere per 8 minuti scarsi, dopodiché una volta addensata ho aggiunto 2 cucchiai di olio. Ho preso una pirofila in vetro Pirex rettangolare, ho creato una base di polenta ancora bollente, sopra ho aggiunto i pisellini ancora bollenti e ho schiacciato bene con il mestolo in modo che aderissero bene alla superficie della polenta. Ah, scusate, non ve l'ho detto, ho aggiunto oltre ai pisellini anche il loro liquido che hanno rilasciato durante la cottura, in modo tale che così in questo modo ammorbidissero ancora di più la polenta. Ho aggiunto qualche fetta di formaggio del tipo provola o galvanino, dolce sardo o comunque filante, qualche fetta di bresaola e di nuovo come prima per creare un altro strato. Per l'ultimo strato ho aggiunto soltanto pisellini e parmigiano grattugiato. Ho atteso un'ora in modo tale che si assemblasse bene il tutto e vi dico già che il giorno dopo è ancora più buono questo sformato, e poi ho servito a tavola creando belle porzioni abbondanti. Abbiamo cenato soltanto con questo sformato, è un piatto unico, completo, ricco di gusto, morbido morbido e filante. Anzi, io ho voluto aggiungere poco formaggio per farlo più leggero visto che era per cena, ma voi siete liberissimi di raddoppiare o triplicare le fette di provola o del formaggio filante che più vi piace. Il giorno dopo, infatti, che appunto abbiamo gustato questo sformato a pranzo, l'ho tagliato a fette, l'ho riscaldato poco poco nel microonde e ho aggiunto qualche fetta di formaggio sopra. È diventato ancora più sfizioso. Peccato, mi sono dimenticata di filmarlo. E vabbè, comunque credetemi sulla parola, anzi, e se non mi credete provatelo anche voi perché è buonissimo, è fantastico, mi darete ragione. Com'è, babbo? Buonissima. Saluta gli amici di YouTube. Ciao ciao amici di YouTube. Mangiando. Deliziosa. Babbo ha gradito. Sì, sì. E come? Un'ottima cena, vero babbo? Ottima. Mi aggiungo ai saluti del mio babbo, abbracciandovi forte forte e sperando che questo video vi sia piaciuto e di avervi dato spunti in più per le vostre giornate mangerecce. Ciao!